Un piccolo video che contiene delle riflessioni sul paesaggio. Riflessioni sul paesaggio, solo dei piccoli spunti video accompagnati dalla mia voce che io vi voglio lasciare in questo 16 agosto. Buona visione! Quando noi vogliamo disegnare o dipingere un paesaggio, non facciamo altro che mettere sulla tela degli elementi che, se sono lontani, devono apparire per forza stilizzati o perlomeno semplificati. Ma se noi conosciamo appieno ciò che noi andiamo a dipingere, noi possiamo avvicinarci all'oggetto che noi dobbiamo dipingere o disegnare e conoscerlo in maniera più profonda. Perché se noi conosciamo un oggetto in maniera più profonda, è possibile, quando noi ci allontaniamo, riuscire a interpretarlo in una maniera completamente diversa, anche se esso si trova molto, molto lontano. La forma degli oggetti che abbiamo davanti nel paesaggio determina il dipinto. E quando noi osserviamo qualche cosa che vogliamo mettere sulla tela, è fondamentale cercare di comprendere quali sono gli equilibri della composizione. Per cui se questa nuvola sulla destra non va bene messa in questo modo, noi possiamo trasformarla. Se quegli alberi sulla sinistra sono troppo alti, possiamo abbassarli. Cioè possiamo riuscire a costruire un'immagine con gli elementi che abbiamo, perché il paesaggio, in fin dei conti, siamo noi. La nostra visione del paesaggio è la visione di noi stessi, perché ciò che guardiamo è l'interpretazione che noi diamo di esso, ancor prima di disegnarlo e di dipingerlo. Conoscere una forma vuol dire apprezzarne la possibilità di rivoluzionarla. Anche davanti a questo soggetto la questione non cambia, è sempre una ricerca e il nostro disegno o il nostro segno deve comprendere ciò che abbiamo davanti e lo può e lo deve modificare, perché il disegno riportato sulla tela o la pittura riportata sulla tela non è altro che una modificazione della realtà, una interpretazione, dicono alcuni, ma io preferirei dire una reinvenzione della realtà. Vedete, se noi andiamo ancora più dentro queste pietre, noteremo che i paesaggi all'interno di esse sono molteplici. Potremmo perderci con la matita o con il segno del pennello dentro queste fessure. Non si può dipingere un soggetto senza conoscerlo. E guardate quanti strati vi sono in mezzo a questo di soggetto, che noi incontriamo in questa visione così particolare e piena di suggestioni. Noi non dovremo fare altro che osservare attentamente. Guardate i riflessi che sono su queste foglie, inattesi e straordinari. Quindi quando noi abbiamo qualsiasi soggetto davanti, che si tratti di un muro, di una pianta, di un cielo, di un albero, possiamo solo rappresentarlo se lo conosciamo a fondo. Se noi ci troviamo davanti a un soggetto che si muove, è fondamentale osservarlo e tramite anche la possibilità di fare degli schizzi veloci, cercare di capire come è fatto, come muovendosi riesce a determinare la sua posizione. La fotografia è importante perché può, attraverso uno scatto, numerosi scatti, riuscire a farci comprendere un atteggiamento, un modo, una situazione che a noi può esserci sfuggita. Quindi io non sono qui per demonizzarla, ma possiamo servircene in maniera veramente interessante, non per copiarla, ma per comprendere insieme ad essa la realtà. È uno strumento che ci può servire in maniera molto efficace. Disegnare e dipingere dal vero è anche scoprire che noi possiamo muovere lo sguardo e muovendo lo sguardo possiamo riuscire a stabilire un contatto e una relazione con quello che noi dipingiamo e disegniamo. Quindi la questione fondamentale è questa: come possiamo noi disegnare o dipingere qualcosa che abbiamo davanti? Lo possiamo fare solo dopo molto esercizio,
che non è solo quello della nostra penna, della nostra matita o del nostro pennello sul foglio o sulla tela, ma è il nostro occhio che deve osservare e deve allenarsi a vedere più che guardare l'oggetto che ha davanti. Vedete per esempio quelle foglie laggiù, io non potrei mai disegnarle appieno se non le conosco. Quindi la cosa fondamentale è questa: avvicinarsi ad esse, osservarne la forma e osservarne il rapporto reciproco che hanno con le altre foglie. Dopo averle osservate, noi non le disegneremo più come se non le avessimo osservate. Sembra banale, ma è, credetemi, molto molto importante. Gli spunti possono essere molteplici e nella descrizione mettete le vostre considerazioni e i vostri suggerimenti, che possono essere e possono diventare delle bellissime discussioni. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace al video, di condividerlo sui vostri profili social e di commentare, naturalmente, sotto la descrizione. Vi auguro una buona giornata e arrivederci a presto.